Bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il progetto di oggi, come sempre vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita, ma semplicemente vi dà la possibilità di non perdervi nessuna novità. Adesso vi farò vedere l'occorrente per questo progetto. L'occorrente per il progetto di oggi è veramente il minimo indispensabile. Ci serve un uncinetto, nel mio caso il 3,5, perché andrò a fare un cappello, quindi lo voglio che comunque resti abbastanza chiuso rispetto al filato che sto utilizzando, che è il filato pop nella versione di 50 grammi. Quindi i colori li scegliete voi. Prendete il colore più chiaro o anche l'altro come preferite, fate un nodino e andiamo a caricare 10 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ok, adesso praticamente non dovete fare altro che entrare nella nona catenella e andare a fare un punto basso. Praticamente noi iniziamo a lavorare il nostro cappello dalla parte più bassa e andiamo a chiudercelo in alto. Quindi noi in questo momento andiamo a lavorare praticamente 9 punti bassi. Adesso finisco la riga insieme a voi. Quando arrivo qui in fondo faccio una catenella per girare il lavoro. Vi ricordo che questa vi serve per girare il lavoro, quindi non dovete calcolarla. Entrate nell'ultima lavorata, però vedete nella costa dietro, ok? Non dovete prendere il punto così pieno, ma solo nella costa dietro, e andate a fare un altro giro di punto basso in questa maniera. Adesso io finisco questa riga e poi vi faccio vedere cosa ho deciso di fare per questo progettino. Ho fatto 1 2 3 4 righe di punto basso in costa. Qui devo andare a finire la quarta riga. Entro, prendo il filo in questo modo, però questo punto me lo chiudo con il colore bluette. Dopo lo capirete il perché. Adesso l'altro colore lo tenete stretto il più possibile, entrate a chiudere col bluette, poi fate un punto catenella per chiudere la riga, questo dopo verrà tirato, non vi preoccupate, girate il lavoro ed entrate in ogni punto disponibile e andate a fare dei punti bassi sempre in costa. La costa è quella dietro rispetto a voi, perché questa è quella davanti, voi andate in quella dietro e continuate così per altre 4 righe. Praticamente noi sin dall'inizio iniziamo a divertirci con il colore per quanto riguarda il nostro cappello. Quindi catenella, giro il lavoro, entro nel punto basso, il primo disponibile, e vado a fare sempre righe di andata e di ritorno di punto basso in costa. Praticamente sono sempre 9 punti bassi. Adesso continuo per altre 2 righe e vi faccio vedere un'altra volta come si fa a cambiare il colore e come si prosegue. Mi ritrovo di dover chiudere la quarta riga con il colore blu, quindi prendo, cioè entro nella costa dietro, prendo il punto, però lo vado a chiudere con l'altro colore in questa maniera qui. Ok, cercate comunque questo filo che non tiri troppo, perché comunque questo cappello bisogna che sia indossato, di conseguenza questo, essendo un punto elastico, si allarga. Ok, adesso lasciate il bluette, fate un punto catenella non troppo stretto, mi raccomando. Ok, vedete, comunque sarà mobile, dopo lo vedrete in cosa intendo dire che non sarà fisso, e praticamente entrate in ogni punto basso disponibile col colore bluette a fare dei punti bassi in costa. Ok, potete fare anche un'altra cosa: quando tornate qui con la seconda riga vi portate avanti il filo bluette, così praticamente non avete difficoltà che magari tiri troppo. Adesso io continuo con la mia striscia fino a quando riesco a indossarla. Le misure di solito vanno dai 50
5 ai 57 centimetri, però voi dovete tenere conto che questa è una striscia elastica, ok? Perché è un punto basso in costa, di conseguenza si ristringe quando abbiamo necessità di indossarla, però non è, come dire, non posso dirvi le misure esatte finché non andrò a finirla in base al filato alla mano quanto sarà. Comunque voi la chiudete a cerchio, ok? E vi fate la prova sulla vostra testa, quindi vi deve vestire comodamente. Io adesso continuerò ad alternare questi colori, quindi 4 righe con un colore, 4 con un altro, fino ad arrivare alla misura necessaria per poter indossare il mio cappello. Dopodiché ci ritroviamo per continuare con il progetto. Sono andata avanti con lavoro e sto lavorando la riga numero 72. Quando l'ho chiusa, insomma, la fascia, e ho fatto una prova, per quanto mi riguarda è più che comoda, anzi comodissima. Poi io che a volte indosso i capelli con i capelli legati, quindi mi serve comunque una vestibilità molto comoda. Come sempre, se dovete fare un regalo, prendete delle tabelle su Google più o meno sulle misure. Se invece è per voi, ok, provatelo. Come sempre, come vi dico, voi dovete sempre provare le cose. Adesso io ho fatto 1 2 3 righe con il bluette, scusate, e la quarta riga cosa faccio? Vado anche a chiudermi, così finisco col filo sulla parte tra virgolette brutta dove ho lasciato questi passaggi degli altri fili, e poi ci serviranno praticamente, quando arriviamo qua ci serve per andare a iniziare la parte alta del cappello. Adesso io ho chiuso qui, entro qui alla base dove ci sono praticamente le catenelle iniziali, vedete, prendo la barretta, sempre quella esterna, in costa, entro e faccio un punto basso. Non fate delle male bassissime, ma fate delle male basse normalmente. L'unica cosa è che chiudiamo il nostro lavoro in questa maniera qui, quindi saranno praticamente sempre 9 punti bassi, vedete, in questa maniera, così arriviamo fino a su. Io la fascia l'ho provata, come vi ho detto prima, mi veste benissimo. Senza andare sulla parte bella del lavoro, quindi su questa parte, ok, rimaniamo sempre qui e non andiamo a fare altro che entrare nel lavoro e andiamo a fare un punto basso per ogni riga di lavoro. Se vedete che c'è questo spazio un po' troppo largo e in realtà volete un lavoro compatto, prendete magari una costina del lavoro e fate in questa maniera. Quindi, siccome noi abbiamo 72 righe di punto basso, alla fine dovremo avere 72 punti bassi. Quindi continuate per tutto il perimetro, entrate in ogni riga di lavoro. Ci ritroviamo a chiudere questa prima riga. Vado a chiudere la prima riga, questa è larga, prendo anche la costina sotto, perché comunque questo è un accessorio più che altro, più che tener caldo, a meno che non avete un filo molto grosso. Adesso mi chiudo nella prima con una maglia bassissima, ma in realtà lo vedo più come un accessorio moda, perché voglio che sia leggero. E soprattutto adesso voi non sapete, ma senza volere, sin dalla prima riga avete lavorato il multiplo di 4, che è quello che ci serve per andare a sviluppare il nostro punto, che è il punto Prada. Iniziamo il nostro punto, facciamo 1 2 catenelle, carichiamo l'uncinetto, rientriamo qui dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima, quindi in questa, e andiamo a fare 1 2 3 maglie alte, quindi ci è servita una per alzarci e 3 lavorate per un totale di 4 maglie alte. Adesso contiamo 1 2 3, ok, qui nel quarto punto ci chiudiamo con un punto basso. Adesso facciamo 1 e 2 catenelle, carichiamo l'uncinetto, rientriamo sempre lì, andiamo a fare altre 3 maglie alte. Io preferisco alzarmi solo con 2 catenelle, non 3, perché quando nella riga
successiva andremo a lavorare, questo spazio non voglio che sia troppo largo, perché come ho detto prima è sempre un cappello. Sicuramente è leggero rispetto a un punto molto complesso, molto grosso, però io la vedo più come un accessorio, ecco. Poi sicuramente se voi avete un filo magari doppiato rispetto a questo, terrà anche tanto tanto caldo. Tornando a noi, abbiamo finito, ci siamo alzati, poi abbiamo fatto 3 maglie alte senza caricare l'uncinetto, 1 2 3, nel quarto punto andiamo a fare un punto basso, vedete? È semplicissimo. Adesso vi faccio vedere altri 2 punti, poi finisco la riga. Quindi punto basso, 1 e 2, carico l'uncinetto, rientro sempre lì, 1 2 3 maglie alte, 1 2 3, nel quarto punto di base vado a chiudermi con un punto basso, 1 e 2, carico l'uncinetto, rientro sempre lì e 3 maglie alte. È un punto semplicissimo ma di grande effetto. Adesso io continuo come ho detto prima per tutta la riga, ci ritroviamo per chiuderla. Io sto per concludere la prima riga col punto Prada. Allora, ci tengo a dirvi una cosa che prima mi è sfuggita, scusatemi. Vedete che quando voi fate la prima riga a punto basso, vedete col bluette, io sono andata a nascondere anche il filo di tutti i passaggi tra un blocco e l'altro di righe, ok? È un lavoro che bisogna andare a nasconderli, quindi è un lavoro che non si può fare dopo, quindi mi raccomando, state attenti. Adesso questo è il mio ultimo punto Prada, vado 1 2 3 4, mi chiudo qui con una maglia bassissima questa volta, perché giro il lavoro in questa maniera, tirate un po' l'asola, andate qui dove vi siete alzate la prima volta, prendete il filo e lo tirate in questa maniera, ok? Il blu è sull'uncinetto, il filo lo mettete da parte, prendete l'altro colore in questa maniera e andate a fare un punto catenella, ok? Poi andate a fare 1 e 2 catenelle un po' più larghe, ok? Perché non c'è il punto basso sotto. A questo punto caricate l'uncinetto, rimanete sempre da questa parte, cioè non lavorate qui ma dall'altra parte, perché questo è uno di quei punti che bisogna andare a lavorare di andata e di ritorno. Quindi caricate l'uncinetto, rientrate qui e andate a fare 3 maglie alte. Quindi praticamente stiamo facendo la seconda riga con il secondo colore ed è sempre il punto Prada. Allora, quando nella prossima riga noi dobbiamo andare a lavorare, rientriamo qui dove ci sono le 2 catenelle, ok? In questo spazio qua, l'avete capito? È qui che dopo andremo a lavorare. Adesso, finito il primo, ci andiamo a chiudere qui. Praticamente queste sono le 2 catenelle, il punto basso e le 2 catenelle con le quali ci siamo sempre alzati. Quindi andiamo qua, entriamo con l'uncinetto, punto basso in questa maniera, poi 1 2 catenelle, caricate l'uncinetto, rientrate lì e andate a fare praticamente 3 maglie alte, 1 2 e 3. Io anche questa dove ci alziamo è considerata maglia alta, ma io non la considero, così non vi metto in difficoltà, perché su questa dopo dovremo andare a lavorare nella prossima riga. Di conseguenza questa la chiamiamo le catenelle per alzarci e queste sono le 3 maglie alte. A questo punto dove andiamo a chiuderci? Semplicemente sul prossimo punto Prada con un punto basso e 1 2 catenelle, caricate l'uncinetto, entrate sempre nello stesso spazio, mi prendo un po' di filo e andate a fare sempre 3 maglie alte. È semplicissimo. Adesso io continuo per tutta la riga, ci ritroviamo per il cambio del colore per un'altra volta, dopodiché vi dico come andare a continuare. Sono arrivata al punto di concludere anche la seconda riga. Praticamente andiamo qui dove abbiamo iniziato il primo punto, prendiamo punto basso, tirate, girate il vostro lavoro in questa maniera, portiamoci il filo dietro perché la mia parte bella è questa. A questo punto entrate qui, vi ricordate dove c'erano le 2 costine, prendete l'asola in questa maniera, entrate dentro, adesso tirate che diventi praticamente normale,
ok? Prendete il filo blu ed entrate qui, adesso tirate ancora un pelino e andiamo a fare una, 2 catenelle un po' più lunghe, vedete? Caricate l'uncinetto, entrate sempre qua dove ci sono queste 2 catenelle, le prime lavorate, andate a fare una, 2 e 3 maglie alte. Dove andiamo a chiuderci? Semplicemente andiamo a chiuderci qui, vedete che c'è questa goba, ok? Andiamo a chiuderci qui con un punto basso e poi facciamo una, 2 catenelle, carichiamo l'uncinetto e andiamo a fare 3 maglie alte. Quindi è un lavoro di andata e di ritorno. Vi consiglio di mantenere sempre il passaggio del filo, scusatemi, il passaggio del filo sempre sulla parte dietro del lavoro, perché sul davanti il lavoro deve risultare, come vedete, pulito. E questo sarà il nostro effetto finale, perché noi adesso andiamo a lavorare di andata e di ritorno per tutte le righe necessarie. Per quanto mi riguarda è un cappello normale, ma se voi lo volete tipo leggermente a basco, insomma, qui nella prima riga di punto basso dovevate fare degli aumenti, e gli aumenti vi ricordo che devono essere sempre multiplo di 4, ok? Quindi potevate metterne 4, 8, 20, 40, insomma, più lo fate largo più avrebbe una forma da basco, non più tanto da cappello. Io invece faccio un cappello normalissimo. Adesso io continuo, ci serviranno più o meno su 20 centimetri perché lo voglio bello comodo questo cappello, e poi vi dirò praticamente quante righe mi sono servite e andremo anche a chiudere il tutto e vi faccio vedere come proseguire. Ho proseguito col mio lavoro, come vedete ho lavorato per 16 righe con il punto Prada. Adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cappello piano piano, ok? Vedete che ho ancora i 2 gomitoli attaccati perché anche in questa parte andrò ad alternare delle righe con i 2 colori. Iniziamo subito a vedere come si fa. Mi ritrovo qui dove sono andata praticamente a chiudere a maglia bassissima la 16ª riga. Adesso noi non andiamo più a lavorare di andata e di ritorno, quindi semplicemente andiamo qui nel prossimo punto Prada e entriamo, lasciamo il filo da parte, prendiamo l'altro, quindi quello blu, in questa maniera qui, facciamo una maglia bassissima, tirate un po', poi andiamo a fare una, 2 e 3 catenelle, carichiamo l'uncinetto, andiamo qui nella seconda maglia e andiamo a fare una mezza maglia alta, poi questa qui, quindi la terza, vedete, la omettiamo, quindi non la consideriamo proprio, andiamo qui nello spazio dove di solito si lavorava il punto Prada e andiamo a fare un punto basso, carichiamo l'uncinetto, ci spostiamo quindi nel secondo, facciamo come prima cosa una maglia alta, poi nella seconda una mezza maglia alta e andiamo direttamente, quindi questa la saltiamo, andiamo direttamente nello spazio e facciamo un punto basso. In questa maniera noi andiamo a pareggiare perché vedete che i punti, cioè il punto Prada ha queste ondulazioni perché c'è l'angolo, no? In questa maniera qui semplicemente noi andiamo a pareggiare i bordi, dopodiché vi faccio vedere come proseguire con la prossima riga. Vedete, sono arrivata qui dove l'ho iniziata la riga, già omettendo una maglia alta, guardate come si è leggermente stretta. Adesso vi faccio vedere come diminuire. Il filo più chiaro era rimasto sul davanti, quindi a questo punto io vado qui nella terza catenella fatta, invece di prendere il filo verde prendo lui e mi chiudo a maglia bassissima e tirate, ok? Tirate, che va bene, dopo nella prossima riga tirate ancora di più. Adesso dopo il punto catenella cosa andiamo a fare? Rientriamo qui dove ci siamo chiusi, prendete l'asola per fare un punto basso, andate nella prossima che è la mezza maglia alta e prendete un altro punto, quindi abbiamo 3 asole sull'uncinetto. A questo punto chiudiamo tutto assieme, questa è già una diminuzione. Ci spostiamo qui dove c'è il punto basso, prendiamo una, qui c'è la maglia alta, ne prendiamo la seconda e chiudiamo tutto assieme. Quindi noi andiamo a diminuire
sempre in questa riga, così andremo a fare anche nelle successive. Cercate di stare leggermente più strette perché così gli spazi che si creano sono minori. Adesso io continuo con questo colore, poi dopo, finita la riga, continuo con il colore blu, che è qui, non dovete tagliarlo, e andate avanti finché lo spazio si ristringe, dopodiché andiamo a fare gli ultimi passaggi dove si tagliano i fili e il nostro cappello è finito, che vi farò vedere. Io sono andata a tagliare il filo, guardate, e lo spazio da chiudere è questo. Adesso entro con l'uncinetto nella parte interna, quindi nella parte brutta, tra virgolette, e li tiro all'interno. Adesso giriamo il nostro cappello in questa maniera. Ok, adesso mi sono lasciata sì, più o meno 30-40 centimetri. Adesso prendete qui, entrate insomma dove volete e fate una chiusura in questa maniera, sono tipo più o meno 3 punti. Eccola qua. Adesso questa qui è normale che prendo un ago per lana e la sistemo per bene, ma è importante che avete capito come si chiude. Giriamo il cappello, vedete? Ci sono entrambi i colori, non si capisce neanche com'è la chiusura. E comunque vedete come sembra quasi un fiore. Sì, è tanto colorato questo cappello. Poi vabbè, io ho scelto questi colori perché sapete che mi piacciono quelli particolari, un po' pazzi, ma voi potete usare i colori che preferite. Immaginatevelo un bianco e un panna, un grigio e un nero, molto eleganti, molto semplici, pochissimo il contrasto. Io vado adesso a nascondere quindi i miei fili, a tagliare quello che c'è da tagliare e poi ci ritroviamo per l'ultima parte dove lo indosso e vi faccio vedere come mi sta. Eccoci arrivate anche all'ultima parte dove vi faccio vedere il cappello indossato. È molto colorato, è un po' il mio stile, un po' esagerato come al solito, però come vi ho detto voi potete scegliere il colore che preferite. Addirittura ne potete usare 3 o 4, quello che desiderate, cioè lì vi dovete sbizzarrire voi. E anche per quanto riguarda lo spessore del filato, più il filato è spesso, meno lavoro c'è, sicuramente anche più consistente il cappello in sé e tiene anche più caldo. Io ho già applicato la placchetta con la scritta handmade e il mio cappello è pronto e mi sono divertita a farla perché è uno di quei modelli super veloci, lo si fa in un pomeriggio. Immaginatevi il cappello con una bella sciarpa. Chissà se riesco tra i miei 1000 progetti a farla, se riesco volentieri, così magari vedete il bis e vedete come sta. Però comunque guardate, anche indossandolo con una maletina, con la stessa tinta, guardate quanto è carino. Poi è veramente anche molto comodo. Come vi ho detto nel video, se voi qui quando riprendete con i punti bassi fate degli aumenti sempre 4 più 4 più 4, il cappello risulterà leggermente più largo e qui dietro starebbe leggermente più largo. Il mio è un cappello fisso, un cappello normalissimo, molto basico anche di forma. Dopo sta a voi decidere. Secondo me è un cappello che va bene sia per un maschietto che per una femminuccia per quanto riguarda i bimbi. Anche lì bisogna che state attenti leggermente per quanto riguarda le misure, tenendo presente che la fascia è elastica, che ci aiuta a indossarla, la parte dietro non lo è, quindi dovete sempre fare attenzione quando continuate con la parte sopra. Meglio un aumento, ok, che sta leggermente più largo, che uno in meno, come sempre. Poi per quanto riguarda gli adulti, anche qui secondo me è un cappello molto divertente anche per un uomo, magari facendo tutta questa parte con un colore unico e poi si va a giocare con la parte dietro con 2 colori, 2 o 3. Insomma, è un progetto versatile, come sempre, e io non devo fare altro che aspettare a leggere i vostri commenti, quindi non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. È uno di quei progetti veloci, furbi, anche all'ultimo minuto, magari in vista del Natale, che vabbè, manca ancora un pochettino, però bisogna comunque portarsi sempre in avanti. Bene, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video progetto
fatemi sapere se vi piace il mio cappello.